Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tech Tales, io sono Valeria e ogni settimana qui su Green Tech Tales vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche e proviamo a capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Questa settimana direi che partiamo subito perché torniamo a parlare dopo un po' di puntate di intelligenza artificiale. Infatti, qualche settimana fa Google ci ha fatto un bel regalo di cui parlare in questo canale, ovvero ha condiviso un report legato all'impatto ambientale del suo modello di intelligenza artificiale, ovvero di Gemini. Google ha condiviso dei numeri ben specifici legati all'impatto ambientale, nello specifico ha parlato di consumo energetico, emissioni di CO2 e anche di consumo d'acqua. Vedremo pian piano quali sono le conseguenze dell'aver condiviso questi numeri e del modo in cui l'ha fatto Google. E infatti oggi non vi porterò diciamo punto per punto sul paper perché diciamo, è abbastanza lungo, comunque ve lo lascerò nei link della puntata, ma vi porto alcuni punti che mi sono saltati all'occhio quando ho letto il paper e ho letto un po' di dichiarazioni qua e là su diversi articoli. Quindi direi che partiamo subito. Il primo punto da cui vorrei partire è quello che vi ho anticipato poco fa, ovvero che Google ha condiviso dei numeri molto specifici che vi lascio scritti da qualche parte qui, e l'aver condiviso questi numeri ha ovviamente delle conseguenze, ci può portare a fare delle riflessioni. Un punto particolare relativo al fatto che sono stati condivisi dei numeri molto specifici e tra l'altro senza, da un certo punto di vista, senza contesto. Abbiamo visto ad esempio nel video precedente in cui abbiamo parlato di intelligenza artificiale legato al life cycle assessment di Mistral AI, che loro avevano condiviso delle informazioni un po' più complete da questo punto di vista. Avevano condiviso infatti, se non ricordo male, il numero di token necessari per poter rispondere e completare una certa richiesta, mentre Google ha semplicemente detto che prendeva in considerazione un prompt testuale, quindi qualcosa che richiedeva la scrittura di testo. Non siamo a conoscenza della lunghezza di questo prompt, né del numero di token, né di nient'altro. Quindi diciamo che l'elemento che sono andate ad analizzare per noi è abbastanza generico, appunto un prompt testuale. Quello che ha fatto Google appunto è condividere i numeri per singolo prompt. Questo ovviamente è quello che vediamo fare diciamo nella maggior parte dei casi, ma vorrei fare un po' un appunto su questa pratica, anche perché ovviamente nella maggior parte dei casi viene collegato il consumo del singolo prompt a una singola attività quotidiana. Nel report che poi vi linko nella puntata e nel report che appunto ha condiviso Google viene associato il consumo del singolo prompt a guardare la televisione per un certo numero di secondi. Ora, questo ovviamente può essere utile per avere una corrispondenza su un'attività un pochino più concreta e a cui siamo abituati un po' di più nella nostra quotidianità. Dall'altra parte dobbiamo considerare il fatto che quando si parla di intelligenza artificiale e delle sue conseguenze dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale, ne abbiamo parlato in altre puntate, quello che contribuisce al peso che poi questo tipo di strumento si porta dietro è quello che viene distribuito diciamo su larga scala. Quindi va bene conoscere il consumo per prompt e associato al singolo individuo, però poi dobbiamo avere un po' una visione a 360 gradi un pochino più completa. Vi lascio qualche numero che ha condiviso OpenAI qualche settimana fa, e se pensiamo che appunto il singolo prompt consuma una certa quantità di energia e di conseguenza emette una certa quantità di CO2 eccetera eccetera, quello che però dobbiamo ricordare è che ogni giorno questo tipo di strumenti elabora una quantità enorme di prompt e di richieste. Quello che ad esempio ha condiviso OpenAI è molto soddisfatta e ovviamente orgogliosa di questi numeri, e ha annunciato qualche settimana fa che ad oggi OpenAI gestisce una quantità al giorno di 2 miliardi e mezzo di richieste. Quindi potremmo prendere come indice di grandezza questo numero e rapportarlo al consumo legato al singolo prompt, e avremmo diciamo un pochino più in mente quello che può essere poi appunto l'impatto ambientale di questo tipo di strumenti.
Quindi per chiudere questo primo punto, quello che vorrei dirvi è ottimo avere un dato legato alla singola richiesta, però poi dobbiamo guardare la situazione un po' più generale. Ecco. Il secondo punto che è diciamo legato anche al punto che vedevamo prima è il fatto che i numeri che sono stati condivisi sono dei valori mediani e non valori medi. Questo ha delle conseguenze da un punto di vista meramente statistico, infatti se torniamo indietro di qualche anno, quando all'università magari qualcuno di voi ha fatto statistica, si ricorderà bene che la differenza principale tra media e mediana e la loro applicazione dipende dal fatto che in una certa distribuzione di dati possono esserci dei numeri e appunto dei dati che sono considerati degli outlier, ovvero che stanno al di fuori, che sono un po' dei dati diciamo anomali rispetto alla maggior parte che sia all'interno di appunto di una mole di dati. La media è un numero che è particolarmente influenzata da questi valori outlier. La mediana invece è molto meno condizionata da questo tipo di valori. Google che cosa ha fatto? Ha scelto di utilizzare la mediana. Nel report viene spiegato anche perché, e quello che dice Google è che sono stati rilevati appunto nella mole di dati che hanno rilevato che ci sono degli outlier e quindi hanno scelto, per rappresentare in modo più concreto e in modo un po' più veritiero quella che è la situazione effettiva, hanno scelto di utilizzare appunto la mediana. Questo ovviamente anche da un punto di vista meramente numerico, alcuni di voi potrebbero averlo letto tra magari qualche commento e l'altro, qualche post eccetera, che questo porta ad avere dei numeri minori rispetto ad aver considerato la media. Questo effettivamente è vero, quindi dobbiamo tenere conto che i numeri che sono stati condivisi da Google sono dei numeri mediani, quindi possono esserci delle situazioni in cui quel dato, quel valore, in realtà si discosta molto da quello che è stato condiviso da Google. Nel paper comunque Google ci tiene molto a dire che i calcoli che hanno fatto sono nella loro Google's Way, ovvero ci tengono tanto a dire che la metodologia che hanno utilizzato è quella di un'azienda che lavora su degli strumenti su larga scala, quindi risponde a tutti quegli studi che sono stati effettuati da altre aziende o da altri ricercatori, dicendo appunto che quei dati che sono stati rilevati da altri tipi di metodologie in realtà possono essere applicate solo in situazioni in cui gli strumenti non sono poi condivisi su larga scala. Quindi Google ci tiene tanto a dire questa è la nostra metodologia e il nostro modo di vedere queste informazioni rispetto alla situazione che viviamo tutti i giorni. Un altro punto su cui volevo soffermarmi in questo video riguarda il tipo di calcolo che è stato fatto per stimare le emissioni di CO2. Infatti Google sottolinea la differenza tra market-based emissions e location-based emissions. Questo è molto importante per contestualizzare i dati che sono stati condivisi, perché si tratta di due metodologie di calcolo delle emissioni completamente diverse, che si basano su dei presupposti abbastanza diversi. Entrambe le metodologie possono essere utilizzate nei report di sostenibilità e per utilizzare una delle metodologie di calcolo, ovvero il Greenhouse Gas Protocol, uno degli standard internazionali per appunto calcolare le emissioni di CO2, ma appunto fanno riferimento a due metodologie diverse. Entrambe le metodologie sono contemplate dallo standard internazionale del Greenhouse Gas Protocol, ma solitamente viene richiesto alle aziende di includere entrambe le metodologie, proprio perché fanno riferimento a due tipi di calcoli sostanzialmente diversi. Ma in che cosa differiscono? Le market-based emissions permettono di includere nel calcolo anche tutte quelle situazioni in cui un'azienda ad esempio come può essere Google, che va ad acquistare o a fare dei contratti per poter avere dell'energia pulita. Al contrario, invece, le local-based emissions non tengono conto di questo tipo di accordi, di questo tipo di contratti e si basano soltanto su quella che è la carbon intensity locale che viene appunto dichiarata dall'azienda.
rispetto appunto a dove lavora o dove sono situati i data center. Avete già capito che la principale differenza quindi sta nel fatto che un'azienda può comprare o meno e quindi investire dei soldi su un certo tipo di contratti che permettono di avere dell'energia pulita e quindi di conseguenza di abbassare le proprie emissioni di CO2. Questo ha delle conseguenze importanti da un punto di vista veramente contestuale. Infatti un punto che viene sottolineato spesso ed è il motivo per cui tendenzialmente si richiede alle aziende di compilare entrambi i calcoli è il fatto che l'azione di comprare dell'energia pulita in realtà non coincide sull'effettivo utilizzo di quell'energia pulita stessa. Quindi l'informazione che ci può dare il calcolo sulla base delle market-based emissions è il fatto che un'azienda sia più o meno incline a investire su un certo tipo di energia e di conseguenza sullo spostare, diciamo, il consumatore su un certo tipo di energia differente rispetto a quella che viene garantita dalla rete elettrica locale. L'ultimo punto su cui ci soffermiamo oggi è il fatto che Google ci tiene a sottolineare il fatto che durante gli anni, negli ultimi 2 anni, i suoi modelli in realtà sono diventati molto più efficienti. Ci sono dei numeri del circa 33 volte tanto, 40 volte tanto, eccetera. Non siamo qua per analizzare quei numeri perché ci mancano delle informazioni e sarebbe estremamente inutile diciamo fare un calcolo noi e dire Google non ha ragione, perché sarebbe appunto la nostra parola contro la loro, e su un report di questo tipo non ha assolutamente senso. Cerchiamo di capire un attimo di più il contesto e quali sono le conseguenze delle affermazioni che sono state fatte, e su questo una delle cose che possiamo ricavare è che è vero che i modelli negli ultimi anni sono diventati man mano più efficienti, anche perché appunto si è parlato sempre di più di performance, di anche impatto ambientale dei modelli stessi, quindi c'è una consapevolezza maggiore rispetto a quella magari di 2-3 anni fa. Dall'altra parte l'intelligenza artificiale negli anni è diventata sempre più presente all'interno delle aziende, all'interno di alcuni processi, quindi è una tecnologia che in modo estremamente veloce si sta praticamente integrando nella vita di tutti i giorni. Infatti vi riporto alcuni numeri di un report che è stato stilato da McKinsey e quello che viene mostrato in questo report è che più o meno negli ultimi 5-6 anni l'AI è stata adottata per circa il 50% delle aziende. Tuttavia nel 2024, nella loro survey del 2024, questo incremento è stato ancora maggiore, infatti si è passati a circa il 72%. Ora, che cosa possiamo ricavare da questo? Possiamo ricavare quello che dicevamo prima, ovvero che l'adozione di strumenti di AI generativa sta diventando sempre più veloce e diciamo che il trend potrebbe essere quello appunto che si è visto negli ultimi paio d'anni, quindi un incremento davvero molto molto ampio. Ora vorrei chiudere la notizia con un bonus, diciamo, ed è un'affermazione che ho trovato in una delle interviste effettuate da uno dei referenti, o non mi ricordo, è comunque qualcuno che ha contribuito a questo report, ed è il fatto che è stato detto appunto che ad oggi le persone utilizzano l'intelligenza artificiale, gli strumenti di intelligenza artificiale per tutta una serie di attività. Allo stesso tempo le persone, gli utenti non dovrebbero preoccuparsi né dell'impatto ambientale, quindi né del consumo energetico né del consumo di acqua. Ora probabilmente sapete già da che parte sto rispetto a questa affermazione. Io la trovo un'affermazione che non dovrebbe essere detta in modo così leggero, un po' perché ci desensibilizza, un po' perché in realtà tenere conto di quelli che sono gli impatti delle nostre attività digitali e dell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale che sono arrivati e sono entrati nella nostra quotidianità, diciamo a gamba tesa, ci permette soltanto di essere utenti migliori da un certo punto di vista e anche sviluppatori e tecnici più consapevoli.
e questo secondo me si porta dietro solo dei lati positivi. Quindi, detto ciò, per chiudere, ottimo che gli strumenti stiano diventando sempre più efficienti, dall'altra parte cerchiamo di tenere comunque un occhio fisso su quelli che sono comunque gli impatti e le conseguenze dell'utilizzo dei nostri strumenti. Per la seconda notizia vi porto in Regno Unito. Infatti l'estate del 2025 è stata per il Regno Unito caratterizzata da diverse ondate di calore, qualcosa che in realtà per il Regno Unito e per il clima inglese è qualcosa di comunque abbastanza anomalo, comunque non troppo comune rispetto magari a quanto possiamo essere abituati in Italia. Dall'altra parte sappiamo che negli ultimi anni le ondate di calore sono diventate sempre più frequenti e sempre più lunghe e con temperature sempre più alte. Inoltre, ciò che rende le ondate di calore, diciamo ancora più problematiche è il fatto che tendenzialmente stiamo assistendo a dei periodi in cui piove molto meno. Quindi durante l'anno abbiamo molte meno giornate di pioggia e molto spesso dall'altra parte eventi estremi con piogge molto consistenti, intense e della durata molto prolungata. Diciamo, per riassumere, abbiamo tutta una serie di eventi straordinari e anche estremi che portano la nostra vita quotidiana e il nostro pianeta in delle situazioni piuttosto complicate. Una di queste ovviamente sono i periodi prolungati di siccità. In Regno Unito, infatti, alcune aree, ad esempio, nelle ultime settimane hanno dichiarato appunto una, diciamo, allerta per siccità o comunque per mancanza di acqua. Ad oggi, se non ricordo male, sono 5 aree, ma ce ne sono altre, se non ricordo male, sono 6 o 7, che stanno piano piano arrivando alla stessa situazione, quindi una situazione estremamente grave. E uno dei gruppi che si occupa di diciamo, mettere insieme tutta una serie di enti governativi, ma anche aziende che si occupano di fornire l'acqua ai cittadini e tanti altri, ovvero si chiama il National Drought Group, ve lo lascio scritto da qualche parte qui, si è esposto e ha richiesto ai cittadini di utilizzare le risorse di acqua in modo estremamente parsimonioso. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire ovviamente fare attenzione agli sprechi. Non so se vi ricordate, mi ricordo abbastanza bene, ad esempio alle elementari, che una delle prime cose che ti venivano insegnate è, ad esempio, quando ti lavi i denti, chiudere il rubinetto in modo che l'acqua non continui a scorrere quando non la state utilizzando. Più o meno il senso è quello, ovvero cercare di ridurre sempre di più gli sprechi e fare attenzione a tutte quelle situazioni quotidiane che portano a sprecare una risorsa che non è infinita come l'acqua. Quindi si parla non solo di appunto fare attenzione a chiudere i rubinetti, ma anche di controllare che nelle proprie case non vi siano perdite e tutta una serie di situazioni che possono portare ad un consumo eccessivo di acqua anche involontario. Ma perché ve ne parlo qui e perché ne stiamo parlando? Perché questo stesso gruppo, questa stessa appunto organizzazione ha elencato tra le varie attività che possono essere fatte per ridurre gli sprechi di acqua anche quella di cancellare eventuali email non necessarie o comunque vecchie o anche fotografie, video e tutta una serie di contenuti presenti nel cloud. Questo perché può sembrare banale, ma l'abbiamo detto diverse volte, tutte le attività che facciamo sul digitale, sui nostri computer, sul telefono, eccetera, in realtà hanno una controparte nella vita reale, quindi richiedono una certa quantità di energia, una certa quantità di acqua, eccetera, eccetera. Per darvi qualche numero, si stima che, ad esempio, un data center di relativamente piccole dimensioni può consumare fino a 25 milioni di litri di acqua all'anno, soprattutto se utilizza delle tecniche di raffreddamento abbastanza vecchie, quindi sostanzialmente la maggior parte dei casi ci sono pochi data center che si stanno diciamo aggiornando da questo punto di vista e che pian piano stanno cambiando le loro metodologie di raffreddamento dei server stessi. Inoltre ne abbiamo parlato anche in qualche altro video precedente in cui abbiamo parlato di consumo di acqua. Il consumo di acqua non si ferma solo all'attività di raffreddamento di data center, ma anche serve per generare l'energia elettrica per poter essere utilizzata dai data center stessi
Quindi il consumo di acqua in realtà diciamo, fa parte di diverse fasi e anche per questo motivo il passaggio a delle risorse rinnovabili per poter generare energia elettrica sta diventando sempre più importante. Per concludere, vi ho voluto portare questa notizia perché ho trovato estremamente interessante il fatto che venisse inclusa all'interno della lista delle varie attività da poter fare per risparmiare sul consumo di acqua, anche qualcosa di effettivamente intangibile, quindi appunto, dicevamo prima, email non necessarie, ma anche fotografie, video e quant'altro, e questo mostra come in realtà ci si sta rendendo sempre più conto del fatto che le attività digitali hanno una conseguenza sul mondo reale e che sostanzialmente tutto ciò che facciamo nel digitale in realtà ha una controparte fisica, anche se noi non ce ne accorgiamo. Per questa settimana è tutto, spero che le notizie vi siano piaciute, che le abbiate trovate interessanti, che vi abbia portato una prospettiva magari diversa da quella che avevate letto da qualche altra parte, o se avete letto il report di Google e in realtà avete un'altra posizione rispetto a quello di cui abbiamo parlato oggi e vi va di condividerla, condividetela nei commenti qua sotto o scrivetemi come preferite. E se volete sostenere il canale, ho aperto questa settimana una pagina su Ko-fi, credo si dica una pagina, non lo so, un profilo su Ko-fi, che è una piattaforma in cui potete sostenere economicamente con davvero il costo di un caffè, proprio perché si chiama Ko-fi, ma se siete team tè va bene lo stesso, potete sostenere appunto economicamente il canale se vi va, ma potete tranquillamente supportare il canale anche in tantissimi altri modi. Uno di questi è ovviamente mettere un like, commentare se volete, o soprattutto condividere il canale in modo che più persone possibile possano vedere questo tipo di contenuti e da un certo punto di vista riesca a continuare a portare un po' di divulgazione in ambito sostenibilità legata alla tecnologia. Quindi per questa settimana è tutto e direi che ci vediamo alla prossima settimana.